Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo elfo gnomo che può essere trasformato anche in Babbo Natale. Basterà cambiare il colore con il rosso e realizzerete così un bellissimo Babbo Natale. Andiamo a vedere come l'ho realizzato. Per realizzare lo gnomo o Babbo Natale, perché possiamo utilizzare lo stesso schema, basta farlo poi rosso e invece dello gnomo faremo Babbo Natale. Iniziamo dal cappello, avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello, facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Andiamo ora a fare per altri 3 giri 18 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 20 maglie basse. Ora facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 24 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 28 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 30 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 32 maglie basse. Lavoriamo le 32 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 34 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 36 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 38 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 40 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 40 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 42 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro saranno 44 maglie basse. Lavoriamo le 44 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 46 maglie basse. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 50 maglie basse. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro, in tutto saranno 52 maglie basse. Lavoriamo le 52 maglie per altri 2 giri. Un aumento nella prima maglia, un aumento a metà del lavoro, in tutto saranno 54 maglie e lavoriamo questa volta 54 maglie per altri 3 giri. Questo giro andiamo a lavorare in costa dietro e dobbiamo fare ogni 8 maglie un aumento, in tutto saranno 60 maglie lavorate, quindi dovete lavorare in questo modo e in più dovete fare l'aumento. Lavoriamo le 60 maglie per altri 3 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo e andiamo a dare un po' la forma, riempiamo con l'ovatta sintetica. Per realizzare il corpo dello gnomo avviamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia un aumento e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo un aumento e saranno 48 maglie basse. Lavoriamo le 48 maglie in costa dietro. Lavoriamo le 48 maglie per altri 3 giri. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo le 54 maglie per altri 3 giri. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Lavoriamo le 60 maglie per altri 5 giri. Ora facciamo ogni 8 maglie una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri 54 maglie e poi stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo, andiamo a riempire con l'ovatta sintetica sia la base che il cappello del nostro folletto gnomo oppure Babbo Natale. Se lo fate rosso diventerà Babbo Natale. Quindi andiamo a riempire anche la parte del cappello e andiamo a realizzare il nasino da mettere sotto la barba.
Per il naso con il filato color carne abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie. Una maglia e un aumento per tutto il giro saranno 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro saranno 16 maglie lavorate. Facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 8 maglie basse e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo a riempire leggermente con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire alla base qui. Per le braccia con il filato color carne abbiamo un anello magico di 6 maglie. Andiamo a fare 3 aumenti nelle prime 3 maglie, in tutto saranno poi 9 maglie lavorate. Lavoriamo per altri 2 giri 9 maglie basse. Andiamo a sostituire il filato color carne con quello verde o quello rosso e andiamo a fare una diminuzione della prima maglia e saranno 8 maglie e lavoriamo le 8 maglie per altri 8 giri. Terminati i giri stacchiamo il filo e questo sarà il braccio. Andiamo a fare un altro uguale. Per la barba con il filato bianco abbiamo un anello magico di 6 maglie. Facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie basse. Maglia un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le 30 maglie per altri 5 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Facciamo un altro giro di 24 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 22 maglie basse. Facciamo un altro giro di 22 maglie e poi possiamo andare a cucire. Possiamo staccare il filo, diamo un po' la forma alla barba e poi andiamo a cucire alla base sotto il nasino. Prima questa e poi il nasino. Allora, per fare il petalo a forma di cuore andiamo a fare in questo modo. Facciamo 3 catenelle. Facciamo una seconda maglia alta, poi facciamo una mezza maglia, poi facciamo una maglia alta e 3 catenelle, 1 2 e 3 e chiudiamo con una maglia bassissima all'interno del nostro anello magico. E questo è il secondo petalino. Andiamo a farne 4 5 come più vi piace e poi stringeremo il fiorellino. Quindi per il petalo 3 catenelle, 1 2 e 3, una maglia alta nell'anello magico, una mezza maglia nell'anello magico, una maglia alta e 3 catenelle e poi chiudiamo con una maglia bassissima nell'anello e proseguiamo per il numero di petali che vogliamo realizzare. Io in totale ho fatto 4 petali, poi vado a chiudere, quindi stringiamo pure il nostro fiorellino e chiudiamo il lavoro e poi andremo a applicare al lato del cappello. Diamo un po' la forma alla punta della barba, tiriamola un po' e diamo un po' la forma curva e andiamo a chiudere con ago e filo la parte superiore. Chiusa questa parte possiamo andare ad applicare sul davanti del nostro elfo gnomo e andiamo a cucire bene Mettiamo un po' di ovatta sintetica nel nasino e poi andiamo a cucire maglia per maglia prendendo sia la parte della barba che la parte del nasino e andiamo a cucire bene tutto intorno. Fermiamo con gli spilli e andiamo a cucire.
chiudiamo prima questa parte qui delle braccia con ago e filo e poi andiamo ad applicare al lato, fermiamo con lo spillo e poi andiamo a cucire. Questo braccio e così anche l'altro. Infine appoggiamo il cappellino che dovrebbe passare sul nasino in questo modo e blocchiamo bene e andiamo a cucire maglia per maglia tutto intorno al corpo. Andiamo alla base di sotto, qui prendiamo il corpo e il cappello e andiamo a cucire. Per cucire il cappellino al corpo lo rigiriamo leggermente in questo modo e prendiamo sia la parte del corpo che la parte del cappello, quindi prendiamo la maglia in questo modo e facciamo tutta la nostra cucitura intorno. Se occorre, infine andiamo ad aggiungere un po' di ovatta sintetica all'interno prima di chiudere definitivamente la parte. Quindi proseguite la cucitura passando anche sul nasino e prendete in questo modo ogni maglia. Terminata la cucitura andate a risvoltare di nuovo il cappellino per bene sul corpo e sul nasino, andate bene a dare la forma e potete applicare il fiorellino lateralmente che abbiamo realizzato, quindi andate a cucirlo in questo punto dove più vi piace e potete mettere anche qualche perlina per abbellirlo e questo è facoltativo. Ho aggiunto qualche perlina sul cappellino e questo è il mio elfo gnomo terminato, che può essere trasformato anche in Babbo Natale, basterà cambiare il colore con il colore rosso e sarà un bellissimo Babbo Natale. Spero che il tutorial vi sia utile e gradito, vi abbraccio, vi mando un grande bacio e vi aspetto al prossimo. Ciao ciao, a presto! E lavoriamo che ci consoliamo!